Benvenuti Alchigliani. La prima cosa che colpisce in Fullmetal Alchemist Brotherhood non è l'azione e nemmeno i combattimenti spettacolari. È un'idea potentissima. Qui la magia non è magia, è scienza. E detta così sembra quasi banale, ma non lo è affatto. Perché, se ci pensate bene, noi viviamo già in un mondo che ai nostri nonni sarebbe sembrato puro soprannaturale. Aerei che volano come se la gravità fosse opzionale, macchine che si muovono da sole, energia invisibile che illumina intere città, ologrammi che appaiono dal nulla e uno smartphone che ci risponde, ci ascolta, interagisce con noi quasi fosse vivo. Per noi è normale, è quotidiano, ma se una persona di 100 anni fa vedesse tutto questo all'improvviso, probabilmente parlerebbe di magia. Ed è esattamente qui che Fullmetal affonda il colpo. Nel mondo di Amestris, l'alchimia non è stregoneria, non è un potere mistico affidato a pochi eletti, ma una disciplina strutturata, con regole precise, principi chiari, limiti rigorosi. È trattata come una scienza esatta, tanto naturale quanto l'acqua che bolle e diventa vapore. Non è un miracolo, è un processo. Però, prima di capire su quali basi si regge questa scienza, dobbiamo affrontare un altro nodo centrale dell'opera. L'ignoranza, non l'ignoranza sull'alchimia. Quella è parte integrante dello Stato. Tutti sanno cosa sia una trasmutazione, ma l'ignoranza scientifica più profonda, quella che riguarda ciò che non si comprende davvero. Ed è qui che entra in scena la falsa pietra filosofale e personaggi come Padre Cornello, che trasformano la mancanza di conoscenza in fanatismo religioso. Questo è il primo grande punto filosofico. È incredibilmente facile chiamare miracolo qualcosa che non sappiamo spiegare. Se non capisco il meccanismo, allora deve essere divino. È lo stesso principio per cui un uomo con un accendino, davanti a qualcuno che non ha mai visto il fuoco generato da un oggetto, potrebbe sembrare un dio. Cornello incarna proprio questo, lo scienziato con un secondo fine, colui che usa una conoscenza superiore per manipolare, per farsi percepire come intermediario del divino. E attenzione, non è una questione di stupidità. Non si tratta di persone inferiori. La storia è piena di movimenti nati attorno al leader capaci di usare psicologia, retorica e manipolazione mentale per creare fede cieca. Il caso più famoso è quello di Jim Jones, che nel 1978 guidò 913 membri a un suicidio di massa. L'essere umano è estremamente influenzabile, soprattutto quando percepisce con i propri sensi qualcosa che non riesce a razionalizzare. Davanti a un fenomeno inspiegabile, prima ancora di cercare una spiegazione, cerca un significato. Ed è qui che Edward e Alphonse si pongono in netto contrasto. Loro non credono nei miracoli, credono nelle leggi fisiche che governano il mondo, non in Dio, non in entità superiori, ma in principi verificabili. E a questo punto molti spettatori potrebbero pensare: ecco, la scienza vince, la religione perde, fine del discorso. Ma Fullmetal non è così semplice, perché arriva all'episodio della chimera, una delle sequenze più disturbanti dell'intero panorama anime. A proposito, sul canale nella playlist Myth and Lore Vault trovate un intero video dedicato alla chimera. Tra l'altro l'ho doppiato io. È proprio durante quell'episodio che accade qualcosa di molto più inquietante. Non è il religioso a dimostrarsi mostruoso, ma lo scienziato Shu Tucker, alchimista di Stato, uomo riconosciuto, simbolo dell'eccellenza scientifica. Riesce dove altri avevano fallito, creare una chimera parlante. Un risultato considerato impossibile, un traguardo storico. Eppure quel risultato è anche un orrore. La chimera, creatura della mitologia greca, citata persino nell'Iliade, è un mostro con corpo di leone, testa di capra e coda di serpente.
e diventa qui il simbolo dell'ingegneria genetica, della manipolazione delle cellule, della scienza che supera i limiti etici. E improvvisamente la domanda cambia. Il problema era davvero la fede cieca o lo è anche una scienza senza morale? Tucker però fa un passo oltre. Non si limita a fare scienza, usa sua figlia e il suo cane. E quando Edward, devastato, gli urla contro, lui risponde con una frase che è un pugno nello stomaco. Era solo un esperimento. In fondo siamo scienziati, no? Ed è qui che Fullmetal Alchemist ti costringe a fermarti, perché la domanda diventa scomoda. Allora la scienza è il male? Dobbiamo temerla? No, sarebbe una lettura superficiale. L'opera non attacca la scienza, attacca lo scientismo, quella fiducia cieca nell'idea che il metodo scientifico possa risolvere qualunque problema umano, morale, esistenziale. Tucker incarna proprio questa degenerazione, non lo scienziato curioso, ma l'uomo che trasforma la conoscenza in idolo, che sacrifica l'etica sull'altare del progresso. E dall'altra parte c'è il fanatismo religioso di Cornello. E qui la serie è spietata. Sia la fede cieca sia la scienza cieca possono diventare mostruose. La religione nella storia ha bruciato eretici e soffocato idee. Basta pensare all'Inquisizione e alla condanna di chi osava sostenere che fosse la Terra a girare intorno al Sole. Mentre la scienza, priva di freni morali, ha prodotto la bomba atomica sganciata su Hiroshima e Nagasaki o le sperimentazioni sulla guerra batteriologica. E allora, cosa facciamo? Le bandiamo entrambe? No. Ed è qui che Fullmetal diventa filosoficamente interessante. Scienza e fede sono strumenti neutrali, non sono il bene assoluto né il male assoluto, e la potenza amplifica chi la usa. Un papa può essere un simbolo di pace o un persecutore di eretici. Uno scienziato può salvare milioni di vite o distruggerne altrettante. Il fulcro non è lo strumento, è l'essere umano che decide come impugnarlo. Ed eccoci al cuore concettuale dell'intera opera: lo scambio equivalente, la legge fondamentale dell'universo di Amestris. Per ottenere qualcosa devi sacrificare qualcosa di valore equivalente. Vuoi costruire un tavolo? Ti serve un albero e quell'albero deve avere abbastanza legno per diventare tavolo. Non puoi pretendere di ottenere una struttura solida da due ramoscelli, ma c'è un dettaglio che la formula non esplicita: il lavoro. L'albero non diventa tavolo da solo. Deve essere tagliato, modellato, trasformato. Serve un processo. In Fullmetal questo processo è l'alchimia. La legge dice equivalenza, ma non considera esplicitamente la fatica, l'intenzionalità, la trasformazione creativa, e questa è già una crepa interessante. Quando Edward e Alphonse tentano di riportare in vita la madre, mettono nel cerchio alchemico tutti gli elementi chimici che compongono un corpo umano. Formalmente il conto torna. Eppure falliscono, perché la vita non è una somma di componenti, e da quel fallimento nasce la loro ossessione per la pietra filosofale, l'oggetto che dovrebbe aggirare la legge dello scambio equivalente. È come voler respirare nel vuoto dello spazio senza tuta, pretendendo che l'universo faccia un'eccezione solo per te. La pietra rappresenta la possibilità di ottenere senza pagare, di avere potere senza conseguenze. Ma quando i due fratelli scoprono che l'ingrediente necessario per crearla è la vita umana, un valore letteralmente inestimabile, il paradosso esplode. Per creare qualcosa che dovrebbe superare l'equivalenza, devi pagare un prezzo immenso. Ancora una volta, la legge non viene abolita, viene confermata in modo brutale. Ed è qui che l'opera ti lascia con la domanda più scomoda. Non se esista un modo per evitare il prezzo, ma se siamo disposti ad accettarlo. Questo è il punto in cui Fullmetal Alchemist ti fa letteralmente saltare il cervello.
perché Edward e Alphonse non stanno solo cercando un modo per riavere i loro corpi, stanno inseguendo la verità, ma non una verità qualsiasi, la loro verità. Una ricerca che somiglia terribilmente a una ricerca di Dio e allo stesso tempo a una ricerca assoluta del sapere, scienza e trascendenza, che si sovrappongono. Ed è proprio questo percorso che porta Alphonse a rifiutare la pietra filosofale quando capisce cosa comporta davvero il suo utilizzo. Il potere senza prezzo non è libertà, è corruzione. I due fratelli, che restano scienziati fino all'ultimo, arrivano a comprendere ciò che l'opera suggerisce fin dal principio. La soluzione non è scegliere tra fede e scienza, ma trovare un equilibrio. Il vero errore è l'arroganza e credere che uno dei due domini possa imporsi come verità assoluta. Nel momento decisivo, quando Alphonse si sacrifica per restituire il braccio al fratello, Edward rinuncia all'alchimia, rinuncia alla sua stessa capacità di manipolare le leggi del mondo, mette in gioco il suo sapere, il suo talento, la sua identità. È un atto devastante, perché riconosce che dietro quel potere si nascondeva anche superbia, il desiderio, nemmeno troppo inconscio, di oltrepassare il limite umano, di essere qualcosa di più, di essere in fondo un Dio. Nel finale, tornati normali, i due ripartono, non più come alchimisti prodigio, ma come esseri umani, con strumenti diversi, ma con la stessa fame di verità. Solo che ora hanno capito che la realtà non è un freddo bilancio matematico dove dai 10 ed ottieni 10. Esiste un principio che va oltre lo scambio equivalente, un principio in cui, se a quel 10 aggiungi una parte autentica di te, il risultato può superare la somma iniziale. Può diventare 11 e a quel surplus non è chimica, non è calcolo, è amore. Perché quando la scelta nasce dall'amore e non dall'ego, non dall'ossessione di controllo, le conseguenze smettono di essere una mera reazione meccanica. Anche un gesto apparentemente piccolo può generare qualcosa di incalcolabile, non negando la legge dell'equivalenza, ma mostrando che l'essere umano può trascenderla non con il potere, bensì con la responsabilità. Beyond All